Qual è il viaggio dei tuoi sogni? Quello che è in cima nella lista dei desideri, da fare almeno una volta nella vita? Beh, per me è sempre stato la Nuova Zelanda in camper, dall'altra parte del mondo, attratto dalla natura selvaggia e dalle leggendarie location del Signore degli Anelli. Ed eccoci qui, poco più di 3 settimane on the road, da Auckland fino al punto più estremo dell'isola del sud, attraversando quasi tutto il paese. Questo viaggio andava fatto però con la giusta compagnia di pazzi. Ecco a voi la compagnia della Vanessa. Il Dano, chef tuttofare, colui che ci ha tenuto in vita in queste settimane con le sue ricette esotiche. Il Fede, il nostro bagnino. Sinceramente non ho ancora ben capito la sua utilità in questo viaggio, se non per darci da bere le birrette. E tonno. Vabbè, sarà che è un grande appassionato del Signore degli Anelli. Come si chiama la contea? Eldoras. No, la contea! Hobbit! Hobbitown. La Rebona, la Passenger Princess. Si sa, in un gruppo di uomini ci vuole una componente femminile per tenerci a bada. Lo zio Wally, la mia persona, pianificatore e adepto alle riprese di questo vlog. Il loro incubo quando dovevo sdronare. Bene, presentata la squadra, partiamo subito all'avventura. Già il viaggio per arrivare fino a qua è una missione. Infatti ci tocca fare un lungo scalo di 20 ore a Pechino, dove ne approfittiamo per vedere un paio di templi, farci umiliare a ping pong da una signora, fare incontri simpatici con qualche local e perché no, sfondarci di cibo cinese. Comunque ripartiamo belli riposati per Auckland, altre 12 ore di volo. Già dall'aereo la prima vista sulla terra di mezzo o Nuova Zelanda, insomma chiamatela pure come volete, ci sembra spaziale, un prato unico. Prima cosa andiamo a ritirare subito il mezzo, il nostro unico e inimitabile camper van. Mi raccomando, qua si guida sempre a sinistra, tanto per ricordarvelo. Keep left. Yeah, keep left. Foto di rito e via, si parte. Si guida dall'altro lato della strada. Le corsie sono al contrario, ma si va. Scanniamo, distruggiamo. Lo spacchiamo. Quando vedi la paletta premanita, vai. Ora manca solo una cosa da fare prima di poter partire ufficialmente. Devo però scegliere il nome del van, quindi adesso mettiamo un bel sondaggio in 4 opzioni. E alla fine, dopo una dura lotta tra Pinolo e Vanessa, quest'ultimo ha avuto la meglio. Abemus nome, vamonos! Il primo giorno ce lo prendiamo con calma per adattarci a Vanessa e decidiamo di fermarci in un campeggio non attrezzato a sud di Hamilton. In Nuova Zelanda, per capire dove andare a dormire, conviene scaricarsi Campermate, un'app molto utile che ti dice tutti i campeggi disponibili, se gratuiti o a pagamento, e servizi che includono. E inoltre anche info molto utili sul posto dove ti trovi. Ragazzi, qua non so se ci arriviamo al 22esimo giorno perché... Giorno 1, solo un'ora. Tronco, come agido? Come? Ma c'è l'inferno, caso. Una luz devo fare. Dopo aver capito come si monta il letto di sotto, possiamo andare finalmente a dormire. Guarda. Gira. La Nuova Zelanda ci accoglie così. Prima alba assurda. Questo laghetto. C'è nessuno, veramente deserto. Bellissimo. Pescatori. Non si poteva iniziare in maniera più bella. E direi facciamo subito un van tour così per scaldare un po' i motori. Il regno dello chef. Alle 7 del mattino ci sta facendo delle bellissime piadine per il pranzo. Com'è questo formaggio? Apocalittico. Ah, poi c'è pure lei, Belen, questa piantina di basilico che sarà la nostra mascotte per il viaggio. Poi abbiamo la nostra amica spagnola. Che fa? Tutto bene? Bellissimo. Appena svegliata. Sì. Per il caffè. Caffè con vista. E questo invece è l'interno della nostra casa. Più o meno adesso un po' in disordine. Se invece è il piano superiore, piani alti. Qua si può notare la suite, esatto. Manca solo il plasma e si sta da Dio. Sarà una convivenza molto intima, però facciamo. Invece è la cabina di pilotaggio. Da qua monitoreremo tutto il nostro percorso con questi potenti mezzi all'avanguardia. Ciao amici! Ciao!
Che tal? Dietro abbiamo anche il suono in spagnolo, multilingue siamo qua. Bene bene, oggi inizia la prima vera avventura qua in New Zealand. Andiamo a vedere le Waitomo Cave, che sono queste cave che hanno dentro questa specie di insetti, non so se si possono definire così, fosforescenti. Quindi sarà una figata oppure sarà la classica roba turistica che ti ci vuole un sacco di soldi. Spoiler, ovviamente la seconda. Nelle grotte, oltre a un giro a piedi che tutto sommato ci sta, ti portano a fare un breve giro in barca al buio per vedere questi vermi luminescenti. Dal vivo si vedono meglio e sembra di stare quasi come sotto un cielo stellato, ma sinceramente non va il prezzo del biglietto. Quindi direi che passiamo direttamente alla prossima tappa, una delle più attese di questo viaggio, soprattutto da buon fede. Abbiamo il sound e adesso arriva il mood. Attenzione. This is Signor Allora, stiamo andando a vedere Hobbiton. Hobbiton, attenzione. Abbiamo messo la musica e il sound corretto per questo posto. Adesso facciamo un pochino vedere i paesaggi che hanno ispirato Peter Jackson a scegliere questa zona. Per arrivare sul set bisogna prendere una navetta che propone già scene del film. E una volta arrivati lì, beh, Madonna che bellissimo. Cioè, sei veramente sul set dove hanno girato uno dei tuoi film preferiti. Poi tutto così realistico, sembra veramente di rivivere quei momenti quando guardi il film, cioè è come essere, come si dice, sei veramente in un film. Ecco, qua sei veramente in un film, bellissimo, assurdo. il sito ricorda la contea inglese alla quale si ispirava Tolkien. Colline verdi, pochi segni moderni e panorama incontaminato. Il terreno appartiene alla famiglia Alexander, che all'inizio non voleva concederlo a Peter Jackson, perché non ne vedeva il potenziale e preferirono tenerlo come prati per le proprie pecore. Dopo le riprese della trilogia iniziale, il set doveva essere smantellato. Tuttavia, a causa di pioggia e logisticamente non del tutto rimosso, una parte rimase. Quando i visitatori iniziano ad arrivare, la famiglia Alexander capì che il potenziale turistico era alto. Quando Jackson tornò per l'Hobbit, il set fu ricostruito in modo permanente, con materiali solidi e giardini veri, creando l'attrazione che oggi si visita. Molte case non sono vere internamente, erano facciate esterne per il film. Le riprese interne venirono fatte negli studi di Wellington. Sicuramente la cura dei dettagli è la cosa che colpisce di più. Per farvi capire quanto per Jackson il dettaglio fosse importante, il celebre albero sopra casa Baggins è ora una replica artificiale sostitutiva dell'albero originale usato nei primi film, e Jackson fece ritinteggiare una ad una tutte le foglie, finché non erano dello stesso colore dell'originale. Inoltre, per dare vita alla contea, il team seminò e fece crescere piante e siepi mesi prima delle riprese, e Jackson stesso suggerì di lasciare crescere le erbacce per un look più vissuto. Siamo entrati dentro una vera casa degli Hobbit. L'hanno aperto solo un annetto fa, quindi è una cosa ancora abbastanza recente, ed è esattamente come me lo aspettavo. La cura del dettaglio è impressionante, dai singoli oggetti alle varie stanze. C'è anche un fuoco vero, non è fake. Cosa fondamentale, provare il bagno, perché insomma non cabe tutte le volte di andare in un cesso degli Hobbit. Manca il bidet. Oltre ad essere molto simile a quelle usate nei film, dà proprio l'idea di casa accogliente. Questa è quella originale. Ragazzi, stasera dormiamo qua, abbandoniamo il van, con piacere, ci sta più comodi qua. raga. Abbiamo un più letto comodo. Ah, ma qua. Anche grosso. Più bello di casa mia. Non potevamo però andarcene senza provare una birra alla taverna del Drago Verde. La grande. La corona. Una bella corona, salute! Godiamoci quindi gli ultimi momenti in questo parco giochi per nerd. Se uno non sapesse che, vabbè, è la location di un film, cioè hanno fatto appunto 6 film qua e tutto, cioè potrebbe tranquillamente scambiarlo per un villaggio dove la gente ci vive normalmente. Vengono qua, le casette, vanno al bar, insomma è veramente fatto
vedere quest'idea di essere vissuto, nonostante essere semplicemente un luogo, insomma, turistico molto molto bello. La sera ci accampiamo sulle sponde di questo laghetto, perfetto per concludere una giornata meravigliosa. Questa la sveglio ogni mattino. Uccellini, bello. E questa è la vista. Se dobbiamo fare 25-26 giorni così, illegale, bellissimo. Il nostro viaggio prosegue verso sud, nel distretto di Rotorua. Ma oggi abbiamo noleggiato questi alti mezzi potenti. Andiamo a farci un giro con la biga. Ci siamo, Fede, dai. Molletta. La molletta. Biking finito, fate crampi, però molto bello. Poi si sa che Nuova Zelanda è un po' il posto perfetto per fare sport estremi, quindi qualcosina andava provata. Prossimo spot. Quel che ci vuole adesso è un bel bagno, queste pozze belle calde. Questa è una zona molto geotermica, quindi un po' come Islanda, ci sono queste pozze calde in mezzo alla natura. E dato che non ce l'abbiamo da 3 giorni è il top. Al momento che bello! Calda? Calda! Idromassaggio! Oh. Adesso la birra sta facendo il suo lavoro. No, si lavora sempre qua, Dopo questo rigenerante bagno ci avviamo verso il nostro campeggio. Stasera dormiremo in un attrezzato, così da provare la famosa ricetta di casa del nostro bagnino tuttofare. Ehi, non parlare di trucchi, C'è tonne pangattate. Gourmet, stasera gourmet. No, io ti giuro, la metto in menù. Guarda che roba. Comincia a dire ai tuoi tutori di aggiungere le stanze, perché ti arriveranno tedeschi, italiani e una dieta. Andiamo bene. La sfida. Nei campeggi attrezzati è facile trovare infrastrutture sportive come campi da basket o fighissimi salta salta. Minchia, su questo fitto questo. Oggi ci spostiamo verso Taupo, tappa relativamente corta ma con un sacco di cose da vedere. In particolare noi andiamo a visitare la zona geotermale di Orakei Korako. In realtà ce ne sono tantissime qua in Nuova Zelanda, però noi abbiamo scelto questa perché è un pochino più isolata, quindi si spera ci sia meno gente, infatti c'è nessuno. E niente, andiamo a fare questa esperienza un pochino geologica anche qua. Anche qua come in Islanda c'è un bel profumino di zolfo e questo sito è il sito con il maggior giacimento di silicone, di silice di tutto l'emisfero australe. E la cosa bella è che sei comunque in mezzo alla natura, cioè sei qua in mezzo a queste piante tropicali praticamente, è una cosa che penso si trovi solo qua, essendo comunque una zona abbastanza umida, piovosa. Successivamente arriviamo alle rapide di Aratia Tia,
uno spettacolo creato dall'uomo. Una diga che 4 volte al giorno libera 65.000 litri d'acqua in 15 minuti, trasformando l'aria in un fiume impetuoso. Inoltre qua hanno girato alcune immagini della celebre scena dello Hobbit, dove i nani nascosti nei barili scappano lungo il fiume. Verso sera ci spostiamo sulle sponde meridionali del grande lago Taupo e là, in lontananza, vediamo la vetta del Tongariro, H. Monte Fato. E se non sai cos'è, mi sa che è arrivato il momento di cominciare a guardare il Signore degli Anelli. Vabbè dai, ti faccio io un breve riepilogo per capire perché è così importante. Sauron, il cattivone di turno nella terra di Mordor, decide che deve conquistare il mondo. Quindi nel suo monte privato, il Monte Fato, che sì è un vulcano attivo anche nella vita reale, forge un bel anello per controllare tutti, anche se poi in realtà viene sconfitto praticamente subito. Pensa un po' te. Nonostante la sconfitta fisica, la sua anima ancora minacciosa rimane intrappolata nell'anello che, dopo 1000 giri, finisce nelle mani degli Hobbit, che intraprendono il viaggio lungo la terra di mezzo fino a Mordor, per distruggere l'anello una volta per tutte, dato che solo lì può essere fatto. Fine. Ma torniamo a noi, che oggi free camping, quindi Vai. quindi niente corrente, niente gas, niente l'acqua. Però è molto bello perché è praticamente un parcheggio in mezzo ai boschi. Spettacolo, com'è? Freschina? Bella fredda, eh? Ragazzi, la nostra Belen ci sta quasi lasciando però, 4 giorni comincia a avere un po' di difficoltà. Non è adatta a questa vita un po' spartana. Vabbè. Siamo qua nel mezzo del niente e il nostro chef ci fa i gambe. Cioè, che lusso! Che lusso! Abbiamo primo e secondo. No, se non fossi felice ci sarebbe lui che ci darebbe le birrette e basta. E tonno. Pangattato. Ragazzi, quando fa sto rumore vuol dire che è buona. C'è niente da fare. Va qua che lusso. Devo dimagrire sta... Bravo Dani! Come ci tratta bene. Come ci tratta bene. Spettacolo. Stamattina inizia col Fede alla guida. Si sta andando a fare uno dei trekking più famosi, diciamo spettacolari qua in Nuova Zelanda. Il meteo non è molto dalla nostra parte, infatti è molto nuvoloso e umido, però siamo fiduciosi che migliorerà. Vámonos! Il Tongariro Trekking non è un circuito ad anello classico. La soluzione migliore è lasciare la macchina a fine percorso e prendere una navetta che ti porta direttamente all'inizio del tracciato. La navetta non è molto economica, dato che costa 30 euro e conviene prenotarlo online, visto che sono quasi sempre piene. Questo clima tetero fa molto Signore degli Anelli. Cioè, qua alla fine mancano solo 2 orchi che rende tutto molto magico. Siamo arrivati in cima, purtroppo il meteo non era dalla nostra parte, infatti non si vede niente, però vabbè dai, è un incentivo più per tornarci. Diciamo che tranne 2 pezzettini un pochino ripidi, per il resto è tutto molto fattibile. Sono congelata. Un bagnino nella neve, anomalo, è anche un cuoco. Si sente che c'è 2 di zolfo perché siamo praticamente sopra un cratere vulcanico, questo qua. Di qua c'è la neve, quindi potrebbe eruttare da un momento all'altro, si sa mai. Questo è per darvi un'idea di come sarebbe col bel tempo, quindi sì, ne vale assolutamente la pena venire qua. Lasciate le rocce, inizia la nostra lunga discesa in questa foresta pluviale. E alla fine, lavati i fradici, raggiungiamo la nostra Vanessa. Raga, 4 giorni sto van, sto camper è diventato un po' zincaro, tutto appeso. Oggi ragazzi passiamo da 1900 metri
all'oceano in 2 ore. Assurdo, questi cambi di paesaggi bellissimi in Nuova Zelanda. Poi giusto in tempo per il tramonto. Fantastico. La Nuova Zelanda è questo, paesaggi che cambiano di continuo. E anche quando il tempo ti volta le spalle in un posto, il paese trova sempre il modo di ripagarti poco più in là. L'ultimo giorno sull'isola del nord ci dirigiamo verso Wellington, la capitale del paese, dove passeremo qua la giornata per poi imbarcarci sul traghetto che l'indomani ci porterà sull'isola del sud. Wellington mi sta dando l'idea di una città molto vivibile, tranquilla, stile inglese, visto stile un po' americano, molto piccola, molto compatta, tutto vicino. Anche qua riusciamo a trovare una location del Signore degli Anelli, è l'ultima per questo video, promesso, dove hanno girato la scena dei Nazgûl che danno la caccia agli Hobbit nella foresta. Uguali qua insomma. Bello comunque avere un bosco di questo tipo praticamente in centro, con vista panoramica su tutta la città. Si conclude così questa prima settimana in Nuova Zelanda. Anche se l'isola del nord non abbiamo avuto modo di esplorarla a fondo, ci resta un impatto fortissimo con questa terra e le sue bellezze naturali. Ora ci aspettano altre 2 settimane nell'isola del sud ed è lì che, dicono, arrivi davvero il bello.